Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 211. Un messaggio dal te del futuro. Qual è quel messaggio che il te del futuro vorrebbe farti arrivare? E soprattutto in quale sfera questo messaggio si dovrebbe concretizzare? Può essere un insegnamento per la tua crescita personale o magari un qualcosa che ti aiuterà a migliorare la qualità della tua vita, oppure un messaggio d'amore, o magari è la rivelazione di un qualcosa a cui tieni particolarmente, un'occasione di vita, un amore, un'opportunità che vuole arrivare. Insomma, che cosa il te del futuro vuole farti sapere? Lo andremo a chiedere alle nostre tre varianti. La rosa del deserto sarà la prima, l'acqua marina sarà la seconda, la tormalina infine sarà la terza. Prima di salutarti e passare alle tre varianti voglio ringraziarti e ringraziare la community per gli auguri di pronta guarigione dovuti appunto al post dove dicevo di aver avuto l'ultimo virus. È terribile, ti auguro di non averlo. Bene, come vedi sono guarito, sono tornato, anzi siamo tornati io e il mio infermiere più operativi che mai e siamo pronti a farti vedere il nuovo interattivo. Quindi possiamo passare alle nostre tre varianti. Eccezionale! Da oggi, 21 marzo, fino al 20 di aprile, in occasione dell'arrivo della primavera e del compleanno di coso lì, del vecchio. Sì, te sei un vecchio ormai, c'ha 3 giorni e poi un evento spettacolare per l'utenza della Lucerna di Cronos, il corso di cartomanzia e divinazione ad un prezzo spettacolare, il 40% di sconto. Per informazioni potete contattare l'anziano al numero 388 57 76 772. Lancio io la sigla? Sigla! Variante della rosa del deserto, la mettiamo qua e andiamo a vedere chi sei tu che hai scelto la variante della rosa del deserto. Se ti riconosci nella descrizione continua pure a guardare il video, in caso contrario hai altre due possibilità. Chi sei tu che hai scelto la variante della rosa del deserto? Chi sei tu che hai scelto la variante della rosa del deserto? Quali energie hai in questo momento della tua vita? Il 6 di spade. 6 di spade è una bellissima carta perché presuppone l'apertura di orizzonti, ma è anche una carta che parla dell'allontanarsi dal pericolo. È una carta che, laddove prevede l'indagine del mondo, la conoscenza dell'ambiente in cui siamo, l'esplorazione di nuove possibilità fisiche, mentali, concettuali, ha comunque anche un'urgenza di evadere, mi viene da dire, da una situazione, racchiudere una situazione. Può essere una situazione che non ci risuona più, della quale percepiamo tutta la pesantezza, ma può essere anche una situazione di pericolo, una situazione nella quale sentiamo minata la nostra stabilità, esteriore come interiore, un lavoro che non risuona più, una storia che non risuona più,
la sensazione di dover cambiare radicalmente stile di vita. Il sogno, l'ambizione, la voglia di esplorare, la voglia di conoscere portano a galla nella persona rappresentata dal 6 di spade quella che è l'urgenza della verità. La verità è un valore imprescindibile, sempre se ti riconosci nella variante, al punto che la verità potrebbe essere un qualcosa che non ami mettere in discussione. Ma forse proprio la verità potrebbe portarti conflittualità con le situazioni che apri. Qual è la verità che tu racconti? Certamente è equa e corretta per te. Ciò non significa che lo sia per gli altri. Con ogni probabilità sei una persona che sta cercando di destreggiarsi da una qualche situazione dalla quale forse vorrebbe prendere le distanze, ma la sensazione è un po' quella di voler o dover partire, ammesso che tu non debba veramente partire, trasferirti, magari in alcuni casi il 6 di spade addirittura andare all'estero, quindi un qualcuno che guarda oltre il proprio orizzonte, che poi sia a livello di sogno o sia proprio a livello di progettualità, con urgenza. La carta del mazzo del Forest of Enchantment mostra bene quest'urgenza di trovare una sorta di via di fuga confacente a quella che è la propria verità e i propri sogni, un branco di lupi che sta assediando questa figura che è salita sull'albero e ha scampato il pericolo. Scampare il pericolo è un qualcosa che forse potrebbe essere una costante nella tua vita e potresti essere una persona che spesso e volentieri si è trovato o si è trovata a misurarsi con quelli che erano casi o eventi che magari ne hanno pesantemente minato la stabilità, soprattutto emotiva, e che proprio per questo ha la capacità anche di destreggiarsi, di costruirseli questi nuovi orizzonti. Però ti ripeto, la verità, quella verità che ti porta un po' forse anche a fuggire dalle situazioni, potrebbe non essere condivisibile dagli altri e forse potrebbe essere questo tuo modo di percepire il mondo, che certamente è giusto, ma che va in conflittualità un po' con le persone forse che hanno una visione un po' più tradizionale della vita. Vediamo se mi vogliono dare altre informazioni. L'asso di spade. Il cavallo di spade. Tutto spade, una persona molto mentale. Forse la tua fuga è col pensiero? La forza. Probabilmente c'è proprio un voler riportare un equilibrio su un vincolo e la tua fuga serve a riportare questo equilibrio. La tua volontà, l'asso di spade, va un po' secondo me in conflitto con questo cavallo di spade. Forse quello che tu vuoi fare, vuoi mettere in moto, vuoi portare alla luce di te stesso, di te stessa, oppure nei rapporti con un'altra persona, potrebbe scontrarsi con una visione della verità, una visione della realtà che forse potrebbe andare a minare quella che è la tua certezza. La carta della forza è la carta di una persona che certamente appare solida agli occhi altrui, certamente appare anche molto solida caratterialmente, non solo fisicamente. Potresti essere una persona che ha una forza fuori dal comune sia a livello fisico sia a livello mentale. Certamente una persona che pensa molto a questa sua concezione della verità e a questo suo volersi sdoganare da un vincolo che non sente più. Certamente potresti essere anche una persona che però questo momento lo teme. Forse hai paura di fare il gran salto, hai paura di rompere, di rilasciare veramente una situazione che per certi versi senti stretta.
per altri vorresti tenere stretta. E questo forse può farti paura, perché nel momento in cui percepirai che l'universo porterà un riequilibrio secondo quelle leggi che sono poi le leggi immutabili e soprattutto non aggirabili dell'universo, saprai di dover fare i conti anche con quella che è stata magari proprio una tua percezione che certamente, ripeto, è giusta per te, ma magari non è completamente giusta per le altre persone attorno a te. La troppa assertività ti può portare a voler, appunto, come questo 6 di spade ci dice, costruirti nuovi orizzonti, quasi come se tu volessi lasciare in stand-by qualcosa e non avessi il coraggio di deciderlo veramente. Ti ripeto, un lavoro, una relazione, un atteggiamento, un qualcosa che ti pesa, ne percepisci tutta l'inquietudine. Ma questo cavallo di spade è fondamentalmente un giustiziere, un'energia che porta riequilibrio, un'energia che non guarda in faccia a nessuno. Non guarda se tu hai una freccia ancora da scoccare o se hai dentro di te fondamentalmente un pensiero che mira a non recidere eventuali vincoli, soprattutto in campo affettivo, ti ripeto, perché poi qua probabilmente la forza mi va a parlare, però potrebbe starci anche il lavoro. Qual è quella scelta che ti spaventa fare? Qual è quel rilascio, quel cambio, quel passo che hai paura di fare, che non vuoi fare? E per questo, proprio perché non vuoi farlo, continui a crearti orizzonti che puntualmente però si rivelano fallaci, perché sono orizzonti costruiti su, diciamo, una sorta di compensazione che non risponde alla tua vera necessità. È solamente un altro muro che tu innalzi pur di non affrontare questa verità, che è poi quella di dover radicalmente cambiare un qualcosa nella tua vita. Hai paura di questo cambiamento e per questo resti nella tua alcova con tutte le tue paure anche, che ormai conosci in un certo senso, ormai sei convinto o convinta anche di poter controllare, ma la tua volontà potrebbe essere più forte, un asso di spade. Vale la pena ragionarci su quest'asso di spade, una carta importante, una carta di vittoria, una carta di mentalismo, una carta di comunicazioni, una carta di ingerenza di altre persone, una carta di corteggiamento, una carta di chi vuole imporre il suo modo di vedere, la sua regola, il suo dettame agli altri e che proprio per questo forse ha timore della reazione degli altri. Quello che tu cerchi e quello di cui sei convinto, convinta, forse è solo l'ennesimo muro che costruisci tra te e quella che è la tua vera felicità. Una carta di forza è certamente una carta molto motivante, molto bella. È la carta di chi sta cercando di domare questa sua paura, sta arginando un po' il ciclone che vuol travolgerla. Lo fa con un asso di spade, il potere del pensiero, che però porta conflittualità, perché carica di eccessiva responsabilità verso quello che è un po' il tradire i propri sogni. La convinzione diventa allora una prova di forza, quasi un poter arrivare in fondo, ma secondo una strada che sembra risuonarci soltanto in parte. Pur rappresentando sia la forza sia l'asso di spade, crescita, progresso, miglioramento, sono carte che invitano ad analizzare il proprio conflitto interiore. Che cosa stai portando avanti, che cosa non stai scegliendo per paura, che cosa non vuoi fare per paura di bucare quella scorza di questo cavallo di spade, questa armatura così anche forte, anche diciamo inquietante un po', tutta nera, vedi, che comunque brandisce la spada, si mette lì fra te e il sentiero. Perché questa armatura non la indossi? Perché vuoi lasciarla alle tue paure, che ti si mostrano, sì, certamente nei momenti in cui
sei solo, sei sola con te stesso, te stessa, sicuramente ti si mostrano anche affabili in un certo senso, diventano quasi routine. Però in realtà nel momento in cui tu ti ribelli diventano questo cavallo di spade. Eppure tu l'arma ce l'avresti, la freccia ce l'avresti, potresti scoccare il dardo. Hai paura di fare un passo. Vediamo il te del futuro che cosa vuole dirti. Per te che hai scelto la variante della rosa del deserto. Qual è il messaggio che la tua essenza, anima, spirito, mente dal futuro vuole inviarti? Il 10 di spade, tutte spade oggi ti escono, E poi in realtà non devi avere il timore. La spada è vero che è una carta molto forte, in generale le carte di spade, però sono carte che rappresentano il molto mentalismo, anche le molte voci, quindi comunque non necessariamente un 10 di spade deve rappresentarti un qualcosa che ti porta dolore o ti porta frustrazione, magari semplicemente ti porta molto mentalismo, molto pensare. Peraltro 10 di spade è una carta che predice la fine di una conflittualità, quindi direi che è molto buona anche. Allora, l'asso di denari. Il giudizio. Guarda com'è strana questa cosa. Tu sai che nei tarocchi di fabbricazione oppure improntati su quella che è la scuola inglese, forza e giustizia vengono invertiti. Ecco, è molto singolare che qua ti sia uscita una forza e dopo ti sia uscita una giustizia. È veramente lo trovo un qualcosa di molto singolare. Tra l'altro mi riparti dalle spade. Secondo me qua quello che ti stanno dicendo è che devi proprio purificare questa tua paura. Forse la giustizia associata ad un giudizio potrebbe essere una carta del timore, del giudizio di qualcuno. Il giudizio di un qualcuno può essere il giudizio di un ex, il giudizio dell'attuale partner, il giudizio di un qualcuno per cui magari fai un passo più grande della gamba qualora tu avvii un progetto completamente tuo e magari ti allontani dal posto di lavoro che hai, ti allontani, vedi, da un asso di denari, vai a purificare un asso di denari. E quindi magari può essere la paura di dover rendere conto di quelle che sono le tue azioni a qualcuno. Il 10 di spade ci dice che questa paura però la puoi eradicare. Il 10 di spade non è una carta di conflitto, si dice che è una carta di chiusura di conflitto per un semplice motivo. Il 10 di spade rappresenta proprio la leva da cui scaturisce tutto. Tu puoi identificare dentro te stesso, dentro te stessa, qual è quella leva, e secondo me quest'ansia di giustizia o di giudizio da cui scaturisce un po' tutto, e quindi avere di nuovo accesso a una grande benessere, a una grande possibilità di realizzazione nel materiale così come nello spirituale, riuscendo a ritrovare quella che è poi la tua convinzione più profonda e soprattutto anche ad esternarla al mondo esterno. Stai indossando una maschera che non ti appartiene. La giustizia è un matrimonio, il lasso di denari è un matrimonio, il giudizio è un matrimonio. Un matrimonio si può intendere come matrimonio o come anche vincolo,
quindi anche vincolo lavorativo, del resto tutte e tre sono anche carte di contratto. Devi rinnovarti nella materialità senza temere il giudizio altrui. Con ogni probabilità questo conflitto che tu hai interiore ti porta anche ad avere atteggiamenti conflittuali con le altre persone. Beh, anche in questo caso lascia che te lo dica, fregatene. Qui l'unica persona da perdonare sei te stesso, te stessa. Fondamentalmente una persona che probabilmente può aver anche aperto questo attuale conflitto, questa attuale insofferenza verso il mondo, se non addirittura verso le persone che ha attorno, proprio perché per una serie di cavilli, mi viene da dire, con una carta di giustizia, di giudizio, anche se il tribunale non c'entra niente, ma quelle piccole o grandi convinzioni, quei dogmi, quella visione forse anche troppo impostata, che può aver avuto in passato, l'hanno portata ad incastrare un nucleo di pezzi di un puzzle che poi si è rivelato probabilmente anche una gabbia mentale. Non puoi scegliere, questa è l'ultima fiaba che ti racconti, non è vero, puoi scegliere, solo che la scelta è la purificazione, la scelta è l'andare incontro a ciò che nutre adeguatamente il tuo spirito, la scelta è il rilasciare qualche certezza, un appoggio per poter rivendicare a pieno titolo di essere fautore o fautrice unica della tua vita. Scegliere con consapevolezza però porta dolore. Il te dal futuro ti dice: se sceglierai non proverai dolore, per quanto ti sembri strano. Tu hai solo paura del dolore. La voglia di fuga che hai si esprime poi nel progettare, nel teorizzare, nel mettere in campo tante idee, ma la paura di soffrire, la paura del dolore, la paura della sconfitta ti bloccano, ti frenano. Il te dal futuro ti dice: non aver paura. Il riproporsi il giudizio è anche un ritorno di un'idea del passato, di una situazione, di una persona, di un qualcosa che ti dà veramente una tua dimensione, anche lavorativa per esempio, e lo sposare un ideale che rappresenti il riallinearti con quella che è la naturale controparte di te e che ti porta a realizzazione. E qui torno a dire lavorativa, torno a dire affettiva, la scelta fatta con coraggio e con consapevolezza ti porta a nutrire adeguatamente il tuo spirito. Ma guarda la differenza. Al momento sei statico o statica, sei seduto, pur avendo in potenza un grande beneficio da quella che è poi la tua vita. Se tu scegli di alzarti, ti assumi la responsabilità di scegliere. È questo che ti spaventa. La paura, la responsabilità, ma è questo che ti renderà libero o libera. Il te del futuro ti sta dicendo questo. Quella relazione che vuoi tagliare, quella relazione che vuoi riprendere, quel lavoro che vuoi lasciare, quella scelta che non sai fare e che continui a sostituire con 1000 orizzonti fittizi, deve essere fatta. Il te dal futuro ti dice che potrai trovare pace solo se riuscirai a fare quella scelta, anche a discapito di altre persone. La stella. Il 10 di bastoni. Il 5 di denari. Il te del futuro ti dice
che la paura di perdere è grande, ma un 10 di bastoni non ti priva di tutto ciò che è la tua vita. Un 10 di bastoni ti priva del sovrappiù, ti spoglia di quelle sovrastrutture che ti hanno portato o portata a costruire questa rete di 1000 cavilli nel quale sei rimasta poi imbrigliato. Non devi avere paura a prendere il tuo accendino, eccolo qua il mio zippo, se non mi brucio, e dar fuoco a questa rete. Non devi aver paura di scegliere, perché per guadagnare quella che è la tua integrità, tu devi perdere qualcosa. E questa perdita è qualcosa di riconoscibile che al momento ti sta pesando, ti blocca anche. Eppure la tua maschera ci spera e ti costringe a sperarci. Un po' come quando si spera che il compagno o la compagna cambino perché cambieranno. No, se senti che non cambierà mai, rescindi, perché ti nutrirà e ti porterà non solo a vincere sulla perdita, ma a portare un nuovo equilibrio per te. Ed è un qualcosa che già conosci. Il problema è questo: già conosci questa sensazione. Se è un lavoro che vuoi avviare, già sai come e quanto e quando fare questo lavoro. Se è una persona da cui vuoi tornare, già sai come è questa persona. Non hai bisogno di maschere, hai bisogno soltanto di un posto dove puoi riequilibrarti, puoi stare bene, puoi essere te stesso, te stessa. E la paura di scegliere viene proprio da qui, perché nel momento in cui tu scegli, abbandonando le sovrastrutture, il lupo che abbiamo visto nella forza ti si rivolta contro e ti dice: stai con me che stai bene. In realtà non stai bene, in realtà è una maschera che ti sei costruito o costruita, o che sei stato costretto o costretta a costruirti, che fondamentalmente ti ha imbrigliato in una rete dalla quale ora fatichi ad uscire. Le carte della strega sono il primo dei nostri oracoli di oggi. Per te che hai scelto la variante della rosa del deserto, la caverna, il ritiro, vedi, ti dice ritirati. La caverna parla proprio di questo, parla proprio del fatto che dobbiamo analizzare dentro noi stessi se ciò che stiamo vivendo è funzionale, è ciò che vogliamo veramente, è ciò che ci porta veramente nutrimento, oppure se è solamente una stagione dopo la quale saremo invitati ad uscire dalla caverna. Direi che ci sta alla grande. Il secondo dei nostri oracoli di oggi è l'oracolo degli spiriti degli animali. Guarda dentro te stesso, te stessa, perché lì trovi la vera risposta. Fare un passo indietro nei confronti di ambizioni che si sono rivelate fallaci non è mai una sconfitta, ricordalo. Per te che hai scelto la variante della rosa del deserto, lo spirito della formica, è tempo di collaborare. Mi piace come io prima ho parlato dei tasselli di un puzzle che si è rivelato poi per te un qualcosa di poco costruttivo, e ora mi esce proprio la formica che collabora con un puzzle. Il tempo di collaborare è il motto della carta della formica. Lo spirito della formica ti ricorda il valore
dell'apporto delle altre persone, anche quando queste sono nella nostra vita per ascoltare le nostre confidenze o per darci aiuto. Il sodalizio più importante deve essere però quello col tuo spirito. Le tue intenzioni daranno frutto se rimani presente a te stesso, te stessa, e quindi concentrato o concentrata nel pescare dentro a te stesso, te stessa, quella che è la tua vera essenza, e nel mostrarti agli altri per come sei veramente. Tu stai indossando una maschera molto forte. Il mondo circostante può facilmente sedurti se non eserciti una disciplina come la meditazione o come appunto la ricerca interiore che ti aiuti a rimanere saldo, salda in te. Connetterti con le persone fidate può aiutarti, può darti magari input in più. Lo spirito della formica ti dice anche che questo è un momento importante per chiedere aiuto e riceverlo, sia che tu debba fare una scelta sul materiale, sia che tu debba cercare magari uno sbocco a un tuo problema a livello intellettuale, a livello di pensiero. Tutto sta operando per sostenerti in un momento come questo. È tempo di collaborare, è tempo di toglierti la maschera. Woodland Wardens, il nostro terzo oracolo di questa lettura un pochino più mistica, un pochino più sulla crescita personale. Ma ogni tanto ci stanno, se no sempre la materia, la materia. Non avere paura di scegliere, comunque, è il messaggio del te dal futuro. La volpe e l'edera. La volpe è un animale molto astuto, ci dice la carta, così come l'edera è una pianta molto resistente. Lascia quindi che l'ingegnosità della volpe guidi la tua vita, ma anche tieni la mente aperta e fai attenzione a non rimanere bloccato o bloccata appunto nella rete di cavilli, mi viene di nuovo da dirlo, che ti sei creato o creata, perché l'edera va un po' a parlare anche di questo. Espanditi senza per questo cadere un po' nelle trappole del fascino delle vittorie facili, in un certo senso. Ma la carta ci dice anche che la tua testardaggine potrebbe costarti cara, quindi apriti alle nuove possibilità, apri la mente, fai attenzione a non rimanere bloccato o bloccata nei muri che tu stesso, tu stessa costruisci. Come vedi, risuona in maniera veramente forte. Il te dal futuro vuol dirti che non devi aver paura di scegliere, anche se questo ti sembra una perdita, perché in realtà si rivelerà una grande vittoria per te. Devi solo avere la forza di eradicare quello che è il tuo nemico più grande, quella parte di te stesso, te stessa, che credi di aver assoggettato le paure, ma che in realtà ne è ancora vincolato, vincolata, e quindi poter mettere il naso fuori dalla caverna. È un grande messaggio di speranza, però sai che quando ci troviamo a fare scelte che influiscono pesantemente sulla nostra vita, vanno a cambiare, magari vanno a rompere un lavoro, una relazione, non è mai facile. Per questo ti capisco, ci sembra appunto una sconfitta, oppure potrebbe essere magari il chiudere il litigio con qualcuno, magari il tornare sui propri passi, il chiedere scusa, però in realtà ne trarrai grande vantaggio in termini di crescita. Io un pensierino ce lo farei. Io ti auguro comunque il meglio, ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto.
Variante dell'acqua marina, la mettiamo qua e andiamo a chiedere chi sei tu che hai scelto la variante dell'acqua marina. Quali sono le tue energie in questo momento, per te che hai scelto la variante dell'acqua marina? Se ti ritrovi nella descrizione continua a guardare il video, in caso contrario hai altre due possibilità. Chi sei tu che hai scelto la variante dell'acqua marina energeticamente in questo momento? Chi sei? Mettiamo un gocciolino di incenso. Io ricordare che gli incensi sono forniti da vari amici, tra cui molti, l'arte della magia e della stregoneria.com, vi invito a visitarlo, l'amico Merak che vende molti incensi. Andiamo a vedere chi sei tu che hai scelto la variante dell'acqua marina. Il 4 di bastoni, sicuramente una persona ben calata nel proprio vissuto quotidiano. Il 4 di bastoni porta speranza, porta comunque un buon cammino, è la carta della buona relazione, la carta dei buoni amici, la carta della persona che affronta la vita con un sorriso e sicuramente anche con la fiducia. Il 4 di bastoni però rappresenta anche tutto ciò che è in itinere, in corso di opera. È la carta di colui o colei che vuole cercare sempre il dettaglio, il ritocco, che ambisce a portare la sua vita ad un livello di soddisfazione che sia gratificante sotto ogni aspetto. Non ti vendi, non ti svendi, non sei una persona che accetta di concepire una cosa se non prende la direzione che lui, lei ha pensato. Sicuramente questo ti fa onore, però potrebbe portarti anche ad essere forse in alcuni casi un po' troppo melliflua con le altre persone, cercando magari anche di volgere a tuo vantaggio le situazioni. Questo potrebbe essere un tratto caratteriale che talvolta può magari anche causarti qualche piccolo disguido con le persone attorno a te. Con ogni probabilità sei anche una persona che pur vivendo un'ottima un ottimo equilibrio con quella che è la sua vita in questo momento, si preoccupa molto della sfera materiale, di quello che può essere il corso della sua vita, quindi come riuscire a trovare lavoro, migliorare il lavoro, migliorare una relazione, renderla più stabile, cambiare casa. Quindi è una persona che guarda soprattutto al miglioramento costante della sua sfera materiale. Nei rapporti con gli altri, abbiamo già detto, talvolta tende ad essere forse un po' troppo melliflua, quindi accomodante, e questo magari, oltre a causarti qualche conflitto, potrebbe anche far sorgere agli altri un po' il pensiero che sei una persona magari poco concreta, una persona che alla fine tira l'acqua al proprio mulino sbattendosene un po' degli altri. Devi cercare di evitare di dare questa impressione alle persone accanto a te, perché in realtà il 4 di bastoni è la carta di chi fondamentalmente di animo è pulito, è pulita, anche se è un perenne insoddisfatto, insoddisfatta. E sicuramente questa insoddisfazione la proietta anche verso se stesso, se stessa, la persona che si trova sempre difetti, la persona che si trova sempre mancanze, la persona che si accolla le mancanze altrui. Questa relazione è finita perché ho sbagliato io, questo lavoro va male perché sono sbagliato o sbagliata io, questa situazione non è decollata perché io non ho fatto. Sì, ok, ci sta il tuo concorso, però datti anche l'attenuante del fatto che comunque stai lavorando. Non voglio giustificare nessuno, è più facile che dai miei interattivi arrivi la bastonata piuttosto che la parola che te la racconta un po', però poi in realtà secondo me qua tu stai esagerando nell'attribuirti dei meriti. Soprattutto nei rapporti sociali, mi viene da dire. Allora, Re di Coppe.
la stella, 9 di coppe. Sono tre carte molto belle, sono tre carte di chi avrebbe anche un oceano di possibilità di realizzazione. Probabilmente il re di coppe ci parla anche dell'attesa di una decisione che non è altrui ma è tua, probabilmente un qualcuno che ha ammirazione per le persone in grado di portare avanti la loro vita con determinazione, non sapendo che magari anche queste persone poi hanno piccoli o grandi mancanze interiori, e quindi una persona che forse prova ammirazione per una o più figure in particolare e che cerca anche di evolvere attingendo un po' dal circostante. Il re di coppe fondamentalmente è un creativo, una persona che sa valutare le possibilità che deve darsi o che deve dare, ed è quindi anche una persona che attraverso l'empatia riesce a comunicare con gli altri e in alcuni casi col linguaggio artistico. Mi viene anche da dire che potresti essere anche una persona molto sensibile alle energie sottili, al punto magari da voler indagare discipline come lo yoga, la cartomanzia, che sicuramente con un 9 di coppe diventano anche una qualità importante, ma anche con una stella. Con ogni probabilità questo re di coppe associato ad una stella potrebbe anche parlarci del ricordo di un qualcuno che magari ti è rimasto o rimasta dentro, un qualcuno che con un 9 di coppe però in realtà ora potrebbe non essere al tuo fianco, oppure potrebbe parlarci magari del ricordo di una famiglia che comunque ti ha segnato in modo positivo per genuinità o per magari quello che è un semplice e caloroso volersi bene, un'unione familiare molto solida, e quindi magari ne conservi un po' tutto il ricordo. Sicuramente una persona che si mostra comprensiva con gli altri e nella sua mellifluità, come già ho detto prima, causa conflitti proprio perché la sua comprensione può essere spesso fraintesa, in particolare nella sfera sentimentale. Una persona che può far fraintendere involontariamente quelle che sono le proprie intenzioni, magari poi dando adito a divisioni importanti. Certamente una persona che con l'idea di casa, di famiglia, di terra natale ha un grande vincolo, perché comunque la stella è anche la sacralizzazione di un luogo, o una persona anche che ama molto lasciarsi sedurre più che sedurre, e quindi magari l'idea appunto che ci sia un gioco di seduzione con qualcuno potrebbe essere anche una istanza che in questo momento hai, o addirittura un qualcosa che stai vivendo. Un 9 di coppe è una carta di abbondanza, soddisfazione, saturazione in un certo senso. Ciò che cerchi è il piacere di poter vivere in armonia con le persone attorno a te, ma soprattutto il piacere derivato da quelli che sono i tuoi sforzi e il piacere derivato da un'ottima connessione con le energie dell'universo. Se ti riconosci nella variante, continua pure a guardare, in caso contrario hai altre due possibilità. Vediamo il te del futuro che cosa vuole dirti. Qual è il messaggio che la tua essenza, anima, mente vuol darti dal futuro? Il 2 di coppe. Il 7 di denari. La regina di bastoni. L'asso di bastoni. Per te sta arrivando l'occasione di poter scegliere per quella che è la costruzione del tuo futuro. Soprattutto qualora si parli del campo sentimentale, con un 2 di coppe è certamente un qualcosa legato all'amore, ma il 2 di coppe non è soltanto
una carta legata all'amore, il 2 di coppe è anche una carta di festeggiamento, di unione, di conciliazione di opposti, di riuscita, di celebrazione. Potresti essere anche una persona che deve celebrare qualcosa, magari un matrimonio, magari un qualche tipo di vittoria, o magari semplicemente qua c'è proprio la magia, l'asso di bastoni è anche quello, e quindi magari c'è proprio la celebrazione di un rituale. Del resto anche tra poco è l'Oestara, quindi direi che ci sta alla grande. Il 7 di denari parla comunque di un fruttuoso legarsi ad un qualcuno, ad un qualcosa per una stagione della tua vita. La regina di bastoni è probabilmente un insegnamento che ti giunge attraverso quello che per te è un atto rituale. Voglio spiegare: per atto rituale non significa che io mi metto lì con l'incenso, con la campana, con quello che è. Atto rituale può essere anche un qualcosa che tu consideri sacro e che è un momento inviolabile per te. Il momento per esempio di Cronos della birra del sabato sera è un atto rituale quasi, lì si spegne tutto, si prende un buon libro e ci si gusta una bella birra, quello è quasi un atto rituale. Ecco, c'è per te in arrivo un atto rituale importante durante il quale comprenderai come tu puoi essere artefice del tuo destino. L'asso di bastoni non è mai una carta che prevede l'interferenza, sì, in un certo senso sì, del destino, però in realtà è sempre un qualcosa che vede come causa prima la nostra volontà. Ti sarà dato la possibilità di direzionare il tuo destino, mi viene da dire questo. La carta del 7 di denari in questo mazzo rappresenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 porte. 7 di denari, 7 porte. Non so se si vede, su ognuna di queste porte c'è un sigillo. Ogni sigillo rappresenta una possibile via di realizzazione. Ecco che qui ti verrà dato la possibilità di comprendere come realizzarti, e ciò verrà fatto durante quello che per te è un momento sacro o rituale, o durante una celebrazione. Può essere anche che magari trovi una risposta alle quelle sincronicità che capitano. Magari io vado al matrimonio dell'amico o dell'amica e incontro un qualcuno che mi cambia la vita, perché magari avvio una frequentazione, magari, capisci? Ti sarà dato la possibilità di scegliere durante un qualcosa o di rituale, festeggiamento, o magari proprio in un atto rituale che ti darà il potere di cambiare la tua vita. Il 9 di denari, la certezza. Il 9 di bastoni, la magia di nuovo. Sì, vado a confermarti. L'8 di spade. Allora, la carta dell'8 di spade in questo mazzo è molto bella come disegno, con tutti questi rami qua, mi piace. Però è una carta che non parla certo di realizzazione. Questo perché nel mazzo probabilmente si è scelto di enfatizzare la parte dell'8 di spade come gabbia, come mancanza, come privazione o come autolimitazione. Però tra i significati dell'8 di spade nel famoso librettino di Cronos, che credo che tra poco lo vedrete nuovo perché questo, aiuto, è tutto rotto, c'è anche la fine di un conflitto. Se ve lo vado a cercare, eccolo qua, questo è il 10, questo è il 9, questo è l'8. L'8 di spade, chiarimento di equivoci e anche comunque limiti, fine di conclusione di un ciclo. Quindi non è soltanto, vedi, indica la fine di un ciclo ed esprime la sua positività in campo spirituale, quindi torna di nuovo il discorso rituale. Fa un po' schifo sta affare, lo so, lo sto riscrivendo.
ce la farò piano piano. Quindi secondo me qua si va a chiudere questo conflitto che tu hai e torna molto l'idea proprio del momento sacro, del momento rituale, del momento in cui, o della celebrazione in cui ti si spalanca la soluzione ad un problema e ti si dà di fatto il potere di influire positivamente sul tuo destino. Il te dal futuro ti sta dicendo di non autolimitarti. Il 9 di bastoni è una carta di fiducia, ma è anche una carta di limiti, di non chiuderti a questa grande energia che sta arrivando per darti il potere di cambiare. Tu ci hai investito, l'hai chiamata, lei sta arrivando, non chiuderti, perché la tentazione sarà quella. Il primo oracolo che andiamo ad usare oggi è quello delle carte della strega. Per te che hai scelto la variante dell'acqua marina. La pietra forata, la protezione, la pietra forata ti dice che comunque sei protetto, sei protetta. Comunque alla fine ciò che tu andrai a mettere in moto con la tua energia è un qualcosa di molto forte. La pietra forata tradizionalmente è la pietra attribuita alla strega, tra l'altro io ne ho una qua ma non ricordo dov'è. Però è anche una pietra che porta protezione e connessione col mondo degli spiriti. Quindi non avere paura durante un momento conviviale, rituale di festeggiamento o durante un rituale, la chiave ti sarà data, non avere paura di usarla. Il secondo oracolo è l'oracolo degli spiriti degli animali. Per te che hai scelto la variante dell'acqua marina. Spirito della stella marina, apriti alle infinite possibilità, non credo di dover aggiungere altro. Lo spirito della stella marina ti dice che per te si stanno aprendo molte possibilità di realizzazione. C'è probabilmente di nuovo l'invito, più che l'invito a co-creare quella che è la propria realtà attraverso la manipolazione delle energie. Ma le infinite possibilità ti sono date, devi solo aprirti. Attenzione, potresti aver paura di fare il passo, il te del futuro ti dice non aver paura di fare il passo. Vai fino in fondo, perché qui ti verrà data una chiave importante. Woodland Wardens, il terzo dei nostri oracoli, andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dell'acqua marina. La coccinella e il pisello. La coccinella è un simbolo di buona fortuna, un insetto meraviglioso, noto anche per tenere a bada i parassiti, quindi anche per tenere a bada quelle energie, l'energia della coccinella, che parassitano un po' la tua energia. Il pisello invece è un bellissimo rampicante profumato che in antichità, soprattutto nell'epoca vittoriana, veniva utilizzato per ringraziare i padroni di casa per un bel momento. Vedi che torna un po' questa ritualità. La coccinella e il pisello rappresentano felicità e fecondità. Stai entrando in un periodo di felicità, di positività e di buona fortuna. Celebra, di nuovo lo dice il manualetto, la tua gioia condividendo con gli altri. Attenzione però a non voler troppo il controllo di tutto. Cerca di mantenere un equilibrio dolce e delicato
e onora quelli che sono i tuoi limiti. In questo modo riuscirai a vivere una vita felice. Quindi torna molto l'atto rituale, l'atto che viene un po' a spezzare una routine, una quotidianità che ti porta, ti dà la chiave e ti dà il potere. Qui c'è proprio un'illuminazione, un po' come se fosse uscita in positivo una torre, uno shock in positivo, un po' il concorso delle energie superiori. Bellissima variante, ti auguro il meglio, ti ringrazio per averla vista. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere la notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva e un altro tipo di contenuto. Variante della tormalina. La mettiamo qua e andiamo a chiedere chi sei tu che hai scelto la variante della tormalina. Quali sono le tue energie in questo momento? Se ti riconosci nella variante continua a guardare, altrimenti hai due possibilità. Chi sei tu che hai scelto la variante della tormalina? Quali sono le tue energie in questo momento? Per te che hai scelto la variante della tormalina, chi sei? Quali sono le tue energie? Dove ti stai dirigendo? Tu che hai scelto la variante della tormalina. Il re di bastoni. Non male, direi non male veramente. La carta del re di bastoni rappresenta un imprenditore, un'imprenditrice. Se non sei un imprenditore, un'imprenditrice, sei comunque una persona che è imprenditore di se stesso, di se stessa, un qualcuno che sa gestirsi, conosce le proprie risorse, oppure sta conoscendo le proprie risorse, è consapevole di ciò che può fare, di quali sono i suoi limiti, di come può direzionare le proprie energie. Il re di bastoni rappresenta una persona che ama la terra, ama la vita, ama la campagna, ama i boschi, ama la natura. Può rappresentare anche una persona che mette a frutto i suoi talenti, le sue qualità. Il re di bastoni rappresenta una figura dotata di saggezza, di consapevolezza. Probabilmente il re di bastoni ha il difetto di essere forse troppo bonario nei confronti delle altre persone, quindi una persona che spesso magari esercita la sua autorità in modo quasi moraleggiante, ma talvolta questa autorità può non essere recepita dagli altri e quindi magari può dare adito a conflittualità che poi possono ingigantirsi nel tempo. Tuttavia il re di bastoni rappresenta anche forse una persona che sa gestire anche questo aspetto del suo carattere, ma spesso e volentieri finisce poi per magari cercare un attimino quella che è la solitudine, un po' come il re di bastoni è il classico feudatario, un po' assiso sul suo trono, che se lo vuoi, se ci vuoi andare, devi smuovere il mondo, un po' io non scendo dal mio trono. Questo potrebbe essere un tratto caratteriale, diciamo, in negativo del re di bastoni. Quindi è una persona che forse ha trovato una sua dimensione o sta trovando una sua dimensione, ma che di contro forse ha un po' interrotto i rapporti col mondo esterno, o magari una persona che sta cercando di mettere a frutto quelle che sono le sue qualità, ma sente ancora di aver bisogno di una guida, di qualcuno che lo direzioni, la direzioni, che gli faccia capire qual è la strada. Ha bisogno di sapere come coltivare i propri talenti. In realtà la saggezza del re di bastoni è una saggezza innata, una saggezza che certamente è coadiuvata da quello che è poi un solido studio alle spalle, una solida preparazione o una solida esperienza.
ma di base la tempra del re di bastoni resta comunque quella di una figura saggia. Andiamo a vedere se vogliono dirci di più. Il 10 di coppe, il re di coppe, il papa. Ma la saggezza mi torna nel re di coppe e nel papa, ma mi torna anche la dogmaticità. Sei veramente consapevole di quello che è il tuo ruolo? Oppure magari c'è un ruolo diverso per te e puoi scegliere, puoi riconoscere le tue possibilità. Qual è la parte di te che questo re di bastoni sta relegando appunto assisa in trono e non si concede e non si dà agli altri, non condivide? Qual è quella parte di te che ti spinge a fare questo? Il re di coppe solitamente è una persona anche in grado di giudicare, in grado di recepire le istanze degli altri, di valutarle e di dare anche un giudizio. Potresti essere visto o vista come un punto di riferimento dalle molte persone attorno a te. Ma di contro forse il Papa di questo punto di riferimento ne fa un po' un manifesto e finisce per vivere troppo di riflesso di quella che è poi nel riflesso, più che di riflesso, di quella che poi è la sua figura. Forse stai portando troppo quella che è la tua figura professionale o la tua figura sociale nel tuo privato, reprimendo magari quello che sei veramente, allontanandoti da ciò che è davvero la tua essenza. Certamente qua potremmo anche parlare di un qualcuno che ha un po' un'urgenza di riconoscimenti. È vero che il 10 di coppe è una carta bellissima, soprattutto per l'amore, soprattutto per quella che è l'amicizia disinteressata, per quelli che sono i rapporti sociali, familiari, amicali, ma è pur sempre una carta che presuppone un'istanza legata alla richiesta di attenzioni, talvolta anche morbosa. Un re di coppe potrebbe in questo caso stemprare in questo 10 di bastoni un po' della sua saggezza e non concedersi quasi per ripicca alla poca attenzione degli altri, un po' come se andasse ad alzare un muro mentale dicendo io ho sofferto e allora per questo soffriranno anche gli altri. In realtà non è così. Il Papa deve ritrovare la saggezza, detentore delle due croci, soprattutto nelle stampe classiche. Questa è molto bella, ma non è una versione classica. Il Papa è comunque la radice del sapere. Il sapere non può essere ridotto ad uno solo delle sue branche, ad una sola delle sue branche. Tutto lo scibile del sapere deve essere contemplato e deve essere vissuto. Se tu ti privi dell'esperienza di condividere con gli altri o anche di aprirti a quelli che sono gli input degli altri, ti privi di una parte importante, perché è quella che mina le tue convinzioni più profonde e non è che le radica o le butta giù, le rinnova. E quindi è questo rinnovarti che secondo me ti manca. Anche se tuttavia sono carte molto positive. Re di bastoni, 10 di coppe, re di coppe, papa. Forse hai bisogno dei tuoi tempi. Potresti essere una persona che ama in segreto qualcuno o che magari è amato o è amata in segreto da qualcuno. Ma questo perché hai un po' l'aurea dell'inarrivabile. Sei più misantropo o misantropa di Cronos, veramente. Qua sei veramente... Verrò a stringerti la mano. Forse c'è un po' di solitudine qua. Sì, forse sì. Nonostante la tua grande capacità di connetterti al mondo, di percepire il mondo, forse c'è una sorta di
non voglio dire repressione della sfera sentimentale, forse c'è una sorta di, non mi viene il termine, quasi come se tu sottovalutassi quella che è la sfera dell'empatia, dell'aprirsi agli altri, quasi come per te fosse un qualcosa che fa parte della tua quotidianità. E quindi una volta che spegni ti ritiri nella tua interiorità e non ti apri veramente mai a nessuno. Radicato o radicata come sei nel tuo ruolo. Forse il cambiare ruolo nei confronti delle altre persone può renderti ancora più felice, realizzato, realizzata. Vediamo un pochino cosa vuol dirti il te del futuro, la tua anima, la tua essenza, la tua mente, quello che per te rappresenta la tua dimensione futura, quale messaggio ha per te. Hai scelto la variante della tormalina. Il cavallo di spade. Di nuovo il 10 di coppe. Il sole. Il mondo. Soprattutto laddove il tuo problema fosse veramente legato all'interazione con gli altri, qua ci vedo proprio il palesarsi nella tua vita di un qualcuno che ti completa, ma potrebbe essere anche il palesarsi di un'occasione che ti dà crescita economica o crescita lavorativa. Il sole del resto non è sempre un compagno di vita, un'anima gemella, ma può essere anche la crescita economica o appunto il miglioramento a livello materiale, così come un mondo, un po' il trionfo, è un po' anche secondo me il giusto premio a quest'ansia di visibilità che tu hai un po', ma anche secondo me potrebbe essere l'incontro con un qualcuno di rivelatore, oppure magari il chiudere un capitolo nel quale c'eravamo adagiati che però magari ci privava di tante possibilità. Certo, tu devi eradicare un po' la paura che hai, i muri che stai costruendo attorno a te. Il te del futuro ti dice che per te è alle porte un grande cambiamento. Il 10 sono tutte carte di chiusura ciclica, un 10 che è una carta numerale, un 19 che prelude poi all'inizio della... Sai che le carte sono 1, 10, 10, 20 e poi c'è la 21, quindi il 19 è proprio l'ultimo giro di boa, diciamo così. Un 21 che chiude un po' tutto, è come se tu non volessi chiudere, magari avessi paura ad aprirti perché hai paura di perdere ciò che hai costruito, hai paura di perdere la tua stabilità interiore. In realtà, secondo me, tu hai una grande stabilità che probabilmente manifesti con questo cavallo di spade, una figura che sicuramente si pone nei confronti del mondo come un equo consigliere, un'equa consigliera, una persona che amministra saldamente la giustizia, che riporta equità, e tu hai paura però di riportare equità, perché questo comunque ti costerebbe forse il dover scoprirti per ciò che sei veramente nel profondo. E quindi una persona che ha 3 carte meravigliose, 10 di coppe, sole e mondo, con le altre persone devi ritrovare la fiducia. Ritrova la fiducia, ti dice il te del futuro, perché per te è in arrivo veramente un completamento su tutti i fronti. Ma la fiducia è proprio una delle qualità del cavallo di spade. Il cavallo di spade, ti ripeto, è un giustiziere che non guarda in faccia a nessuno e rappresenta un po' un appianamento di eventuali conflitti con se stesso o con gli altri. Andrà tutto bene, ma questa volta veramente, no, come si diceva in pandemia,
questa volta andrà tutto bene veramente, però devi tu aprirti, devi tu fare il primo passo, devi rivendicare. Tu vedi, prima mi dice che sei papa, quindi sei una figura che comunque ha un costrutto, ha un trono, ha una sala, ha degli accoliti. Tu devi diventare un sole brilla per tutti indifferentemente, non gli frega nulla di avere il palazzo, le colonne, il sole c'ha il mondo, c'ha l'universo e c'ha il mondo. Solo riconoscendo la tua qualità di poter illuminare tutti e quindi aprendoti alle persone, tu chiudi un capitolo importante della tua vita e ritrovi il tuo vero ruolo e probabilmente anche chi ti completa. Però devi capire che solo tu puoi avviare questo processo. Il 2 di denari, il 4 di coppe, il 4 di denari. C'è una grande abbondanza in arrivo per te, soprattutto a livello materiale e a seguito di quello che può essere un piccolo viaggio, un piccolo spostamento. Ma vedi, i 4 sono carte che parlano di solidità e laddove tu ora questa solidità sembri non vederla, dopo la percepirai. Il 4 di denari è probabilmente una carta che parla di quella che è un po' la tua paura anche di toccare con mano la fortuna. Questo è un po' un discorso sul quale bisognerebbe magari fare un po' un approfondimento. Spesso e volentieri noi sappiamo che il destino ci riserva del buono. Il problema è che abbiamo paura di non meritarlo, quindi necessariamente se io vado fuori e vinco 500 euro al gratta e vinci, ma vedrai domani l'ho già spese tutte, perché comunque alla fine, come mi sono arrivato. No, chi l'ha detto? Non devi aver paura di aprirti alle possibilità. Sei tu l'unica, in questo momento, energia che ferma la tua realizzazione. Torna a provare amore per il prossimo e non essere misantropo come me, che non ti serve a niente. Anche perché forse pecchi un po' di autoreferenzialità, secondo me qua. E questo ti porta a prendere le distanze da tutto e da tutti soprattutto. Torna a vivere la vita come un sole, torna nel mondo, perché è questo che ti dà poi la realizzazione. Per te in arrivo sicuramente una grande crescita materiale, 4 di coppe e 4 di denari, e l'abbondanza su tutti i fronti. Se ti interessa anche una bella sessualità. Però vedi che c'è prima un 2 di denari, c'è un cambiamento di ruolo, di mentalità. Il te del futuro ti dice accetta di cambiare, accetta di svestire i panni del saggio per vestire quelli del sole, è tutto di guadagnato. Devi solo esprimerlo questo tuo potere, perché tu ce lo hai già ed aspetta solo di essere espresso. Questo cavallo di spade è un apportatore di riequilibrio e potrebbe anche fartelo capire in maniera brutale. Potresti maturare la convinzione di essere forte di fronte a quella che magari è una delusione e quindi magari di fronte a quella che è l'ennesima delusione dire: ma perché deve andare sempre così? Io posso reagire, ma non dirlo per tirarti sul morale, dirlo con convinzione. Io credo che tu possa influenzare in maniera estremamente positiva il tuo destino, ma che tu abbia paura di farlo, quasi per una sorta di blocco morale, quasi per una sorta di promessa che hai fatto ad un ente metafisico, a te stesso, alla tua stirpe, ad un ex, ad un gruppo di persone. Basta, chiudi, livella, hai già pagato, hai già dato, qua c'è un'abbondanza alle porte che preme per entrare e tu sei lì che dici: che faccio? Giro la maniglia o no? Girala, caspita, girala. Buttati.
anche perché qua quello che verrà messo in moto e che ti porta a grande crescita verrà messo in moto dalla tua scelta. Quindi, figlio mio, figlia mia, vai, dai, su. Allora, vediamo un po'. Il primo oracolo è le carte della strega. È possibile che qui tu debba fare un piccolo spostamento non solo mentale. Il 2 di denari è proprio un cambio di prospettive intorno a ciò che siamo e al nostro ruolo, ma può essere anche un piccolo spostamento. Magari anche un cambiamento di abitazione, di lavoro, di casa o di abitudini. Per te che hai scelto la variante della tormalina, il libro delle ombre, l'esperienza. Il libro delle ombre è il libro nel quale si vanno a scrivere tutti gli incantesimi, l'esperienza ce l'hai. Devi scegliere di aprirlo sto libro, devi scegliere di raccontare il mondo come lo vuoi tu, senza la paura che qualcosa ti venga tolto. Se qualcosa ti viene tolto è perché probabilmente aveva esaurito il suo ciclo. Non puoi tenere tutto sotto controllo, devi aprirti alla grande abbondanza che aspetta solo che tu scelga di farla entrare nella tua vita. Il secondo oracolo è l'oracolo degli spiriti degli animali. Questa è veramente una passeggiata qualora tu scelga di fare un lavoro su di te che ti riporti un po', forse anche un po' meno dogmatismo e un po' più di, come posso dire, di fanciullezza, di incoscienza anche, di volersi tuffare. Spirito dell'ippocampo. Ecco, questo invece va di contro, osserva e aspetta. Però ci torna abbastanza, vedi, fluttuando con grazia il cavalluccio marino osserva dalla prospettiva di colui che non si è fatto sopraffare dagli eventi. Ti ricordo che usciva il Papa, restando a una certa distanza da ogni genere di turbolenza, quindi mi torna molto questo tuo atteggiamento di presa di distanze un po' da tutto. Lo spirito dell'ippocampo è qui per ricordarti che è necessario essere neutrali e cambiare prospettiva. Quindi di nuovo torna l'energia del cavallo di spade. Il suo messaggio non è affar mio, lo spirito vuole che tu sappia che se sei tentato di entrare nella mischia per cercare di aggiustare le cose, il modo migliore per essere utile a te stesso e agli altri è quello di rimanere calmo e di limitarti ad osservare e ad aspettare. Ma c'è un altro messaggio: a prescindere dalla tua domanda, lo spirito dell'ippocampo ti chiede di fare un passo indietro, analizzare le cose da diversi punti di vista. Dalla posizione di osservatore neutrale scoprirai una miriade di opportunità e acquisirai una comprensione più profonda di quello che cerchi e del perché, e conoscerai la bellezza, la verità, l'amore e la saggezza. Beh, sì, non ci sta benissimo con quanto detto finora, però lo riassume in maniera abbastanza, diciamo, qui ti sta dicendo la posizione di Papa che tu hai in questo momento è comunque sbagliata, quindi evita di cercare di influenzare le cose dalla posizione di dove sei, perché comunque questa abbondanza qua, ti ripeto, per te è alle porte. Quindi lo spirito dell'ippocampo ti dice che comunque, se tu sai valutare serenamente qual è, appunto come dicevo prima, la tua posizione, la tua neutralità, il tuo ruolo, comunque qui infatti il lavoro è mentale, secondo me, te l'ho detto prima, qui è proprio un atteggiamento tuo che ti dici dal futuro, un po' come sai quella fiaba di Pinocchio quando si guarda e dice com'ero buffo quando ero un burattino, come sono bello che sono un bambino. Ecco, la vedo molto così, con questo spirito dell'ippocampo che ti dice osserva e aspetta, quindi
scordati del ruolo che hai in questo momento, scordati dell'autoreferenzialità, pensa a qual è il tuo ruolo, pensa ai benefici che stanno per arrivare, pensa a goderteli. Io l'ho messa prima in maniera forse molto più grintosa, dicendo ti apri la porta, però in realtà qua ti sta dicendo più o meno la stessa cosa. Andiamo a vedere l'ultimo oracolo, il Woodland Wardens. Per te che hai scelto la variante della tormalina, il falco e il cardo. Il falco è un osservatore attento e vigile, tanto vigile che il modo di dire occhio di falco è diventato sinonimo di un qualcuno che è lungimirante. È un predatore che plana con grazia nel vento e che con gli artigli sempre pronti appunto colpisce le sue prede. Il cardo può prosperare in una varietà di ambienti, dalle colline alle coste rocciose. Le sue foglie appuntite e pungenti proteggono il suo fiore radioso. Puoi agire ferocemente però mantenendo la tua grazia e dignità. Affila i tuoi artigli, non perdere la tua corona. Se hai pressioni esterne possono indebolire la tua determinazione, ma devi ricordare e riconoscere, ti ricordo l'ansia di riconoscimento mi esce 2 volte, il tuo valore. Hai la possibilità di ripensare, ricostruire te stesso, te stessa per ricostruire il tuo destino, perché nel momento in cui scegli di rivestire un altro ruolo nei confronti degli altri, e quindi che non deve essere diverso da quello che hai ora, ma deve essere l'evoluzione di quello che hai ora, di conseguenza ti sblocchi una grande abbondanza. Il messaggio che il te del futuro vuole darti è questo. È un bellissimo messaggio, io ti auguro il meglio, ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. 3 varianti che ti hanno raccontato che cosa il te del futuro vorrebbe dirti. Io spero che questo interattivo ti sia piaciuto e ti ricordo anche, prima di salutarci, come già ti ha ricordato il doppio Cronos, che dal 20 di marzo al 20 di aprile c'è una fantastica promozione sul corso di cartomanzia e divinazione, il 40% in meno. Per informazioni puoi contattarmi al numero 388 57 76 772. Dal bravissimo infermiere Pico che mi ha assistito in questi giorni e da Cronos è tutto. Ti diamo appuntamento alla prossima videolettura interattiva. Ciao! Un messaggio dal te del futuro. E poi del futuro. Andremo oggi a chiedere al nostro interattivo, no, è alle nostre varianti. Interattiva numero 211. Rimetti il tablet qua, se no non si sente un cazzo. Cronos, e questa è la videolettura interattiva numero 200. Miscio, stai di là. Eccolo amore, lui, bravo! Al post dove ho scritto di aver avuto un'influenza, mi avete fatto in tanti gli auguri, mi avete detto di andare a fare in culo perché non mi ricordo se dovevo dire. Ciao, benvenuto, non ti strozzare, oggi finisce qua come ti ha detto